Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Almaritm, compressa Medapharma SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Almaritm, compressa? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Almaritm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Almaritm, compressa? Almaritm, compressa è un farmaco a base del principio attivo flecainide acetato, appartenente alla categoria degli antiaritmici e nello specifico antiaritmici, classe IC. È commercializzato in Italia dall'azienda Medapharma SpA. Almaritm, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Almaritm 100 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Medapharma SpA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Flecainide acetato. Gruppo terapeutico. Antiaritmici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Almaritm è indicato in pazienti senza patologia cardiaca di tipo organico, nelle tachicardie sopraventricolari parossistiche incluse la tachicardia da rientro nodale atrioventricolare, la tachicardia da rientro atrioventricolare, altre tachicardie sopraventricolari di meccanismo non specificato associate a sintomi disabilitanti, e la fibrillazione/flutte atriale parossistica associata a sintomi disabilitanti. Almaritm è anche indicato per il trattamento di aritmie ipercinetiche ventricolari documentate e pericolose per la vita, quali la tachicardia ventricolare sostenuta. Nei pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta, il trattamento con Almaritm deve essere iniziato in ospedale e seguito dal medico specialista che periodicamente valuterà con metodiche specifiche l'efficacia del trattamento a lungo termine. Posologia. Nei pazienti affetti da tachicardia ventricolare sostenuta, indipendentemente dal loro stato cardiaco, la terapia con Almaritm, come con gli altri antiaritmici, deve essere iniziata in ospedale con monitoraggio del ritmo cardiaco. La flecainide ha una lunga emivita, da 12 a 27 ore nei pazienti. Livelli ematici stabili, in pazienti con funzionalità renale ed epatica normale, si raggiungono non prima di 3-5 giorni di terapia ad una data dose. Quindi gli aggiustamenti della posologia dovrebbero effettuarsi non più frequentemente di una volta ogni 4 giorni, poiché durante i primi 2 o 3 giorni di terapia l'effetto ottimale di una data dose può non essere stato raggiunto. Per pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta, la dose iniziale raccomandata è di 100 mg ogni 12 ore. Questa dose può essere aumentata con incrementi di 50 mg 2 volte al dì ogni 4 giorni fino all'ottenimento della dose efficace. La maggior parte di tali pazienti non richiede più di 150 mg ogni 12 ore, 300 mg giorno, e la dose massima consigliata è 400 mg giorno. Per pazienti con aritmia sopraventricolare la dose iniziale raccomandata è di 50 mg ogni 12 ore. Questa dose può essere aumentata con incrementi di 50 mg 2 volte al dì ogni 4 giorni, finché non si raggiunga la dose efficace. Nei pazienti con fibrillazione atriale parossistica si può ottenere un aumento sostanziale dell'efficacia, senza un incremento significativo degli eventi indesiderati, aumentando la dose di Almaritm da 50 a 100 mg 2 volte al dì. La dose massima raccomandata per i pazienti con aritmia parossistica sopraventricolare è di 300 mg/die. L'impiego di dosi iniziali più elevate e di più rapidi aggiustamenti posologici si è risolto in un'aumentata incidenza di eventi proaritmici e di insufficienza congestizia, specialmente durante i primi giorni di trattamento, vedi paragrafo 4.4. Quindi una dose di carico non è raccomandata. Dopo somministrazione di Almaritm compresse, nell'attesa di raggiungere l'effetto terapeutico della flecainide, occasionalmente il farmaco è stato associato a somministrazione endovenosa di lidocaina. Non sono comparsi effetti di interazione.
D'altra parte non sono ancora stati condotti studi formali atti a dimostrare l'utilità di tale regime terapeutico. Occasionalmente pazienti non adeguatamente controllati da, o intolleranti a, una posologia ad intervalli di 12 ore possono assumere le dosi ad intervalli di 8 ore. Una volta ottenuto un adeguato controllo dell'aritmia, può essere possibile, in alcuni pazienti ridurre la dose di quanto necessario per minimizzare effetti indesiderati o quelli sulla conduzione. In tali pazienti dovrebbe valutarsi l'efficacia alla dose inferiore. Almaritm deve essere impiegato con precauzione nei pazienti con precedenti di insufficienza cardiaca congestizia o disfunzione miocardica, vedi paragrafo 4. Compromissione renale. In pazienti con danno renale grave, clearance della creatinina uguale o inferiore a 35 ml/min/1, 73 m2, la dose iniziale dovrebbe essere 100 mg una volta al giorno, o 50 mg 2 volte al giorno. L'aggiustamento del dosaggio dovrebbe essere guidato dal monitoraggio dei livelli plasmatici, vedi monitoraggio livelli plasmatici. Nei pazienti con danno renale meno grave, la dose iniziale dovrebbe essere 100 mg ogni 12 ore. Sempre utile il monitoraggio plasmatico durante l'aggiustamento del dosaggio. In entrambi i gruppi di pazienti tale aggiustamento deve essere fatto con grande cautela. Una volta raggiunto il plateau, dopo più di 4 giorni, va considerato attentamente il fatto che in tali pazienti, dopo il cambiamento di dose, possono essere necessari più di 4 giorni per raggiungere il nuovo plateau. Pazienti anziani. La velocità di eliminazione della flecainide dal plasma può essere ridotta negli anziani. Una dose iniziale di 100 mg 2 volte al giorno è generalmente adeguata e nella terapia di mantenimento può essere ridotta dopo la prima settimana. Passaggio ad Almaritm da un altro farmaco antiaritmico. Sulla base di considerazioni teoriche più che di risultati sperimentali, si suggerisce quanto segue. Nel caso di passaggio da una terapia con un altro farmaco antiaritmico ad Almaritm, lasciare trascorrere 2-4 emivite plasmatiche del farmaco che viene interrotto prima di iniziare Almaritm alla posologia usuale. In pazienti in cui la sospensione di un precedente agente antiaritmico è suscettibile di indurre aritmie anche molto gravi, il medico dovrebbe considerare il ricovero ospedaliero per il paziente. Quando flecainide viene somministrata con amiodarone, è bene ridurre la dose abituale di flecainide del 50% e seguire attentamente il paziente, anche con il monitoraggio dei livelli plasmatici. Monitoraggio dei livelli plasmatici. È stato osservato che la grande maggioranza di pazienti trattati con successo con Almaritm aveva livelli plasmatici di farmaco compresi tra 0, 2 e 1, 0 mg/ml. La probabilità che si verifichino effetti indesiderati, specialmente cardiaci, può aumentare con concentrazioni plasmatiche più elevate, specialmente quando queste eccedono 1,0 mg/ml. Un controllo periodico dei livelli plasmatici può essere utile durante la terapia. Il monitoraggio dei livelli plasmatici è importante nei pazienti con gravi compromissione epatica o renale, nei quali l'eliminazione può essere rallentata. Esso è inoltre raccomandato in pazienti con associato amiodarone e può essere utile anche in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia e compromissione renale anche se di modesta entità. Controindicazioni: ipersensibilità alla flecainide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Scompenso cardiaco e pazienti con storia di infarto miocardico affetti da ectopie ventricolari asintomatiche o da tachicardia ventricolare asintomatica non sostenuta. Shock cardiogeno. Pazienti con fibrillazione atriale di lunga data in cui non vi è stato alcun tentativo di conversione a ritmo sinusale, e pazienti con malattia valvolare cardiaca emodinamicamente significativa. Accertata sindrome di Brugada. A meno che non sia disponibile uno stimolatore cardiaco per una cardiostimolazione di emergenza, Almaritm non deve essere somministrato ai pazienti con disfunzione del nodo del seno, disturbi della conduzione atriale, blocco atrioventricolare di secondo grado o superiore, blocco di branca o blocco distale. In caso di preesistente infarto del miocardio l'uso di Almaritm è controindicato, tranne che nel trattamento delle aritmie ventricolari che mettono in pericolo la vita del paziente. Si tenga presente, infine, che in considerazione dell'effetto proaritmico della flecainide, Almaritm non va somministrato nelle aritmie non comprese tra le indicazioni e, in particolare, è controindicato nelle aritmie ventricolari asintomatiche ed in quelle sintomatiche meno gravi.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Fibrillazione atriale cronica. L'impiego della flecainide nella fibrillazione atriale cronica va evitato, in quanto non sufficientemente documentato. Effetti proaritmici. Il trattamento con Almaritm, flecainide, per via orale deve avvenire vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Antiaritmici di classe I. Almaritm non deve essere somministrato in concomitanza con altri antiaritmici di classe I. Antiaritmici di classe I. Deve essere considerata la possibilità di effetti inotropi negativi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Almaritm, compressa insieme ad altri farmaci come Aluneb, compresse rivestite, Amiodar, compressa, amiodarone Aurobindo, amiodarone cloridrato bioindustrial IM, amiodarone ICMA, amiodarone Milan, amiodarone Ratiofarm Italia, amiodarone Sandoz, amiodarone Zentiva, Amiodar, soluzione, uso interno, Corderone, Daparox 33,1 mg/ml, Daparox, compressa rivestita, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Aurobindo, compresse rivestite, Darunavir Dr. Redis, compresse rivestite, Darunavir G, Darunavir Krk, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Teva, Darunavir Zentiva, compresse rivestite, Dronedarone Aristo, Dropaxin, Eutimil, compressa rivestita, Eutimil, sospensione, idrossiclorochina DOC, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Lobidiur, compresse rivestite, Lobivon, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Multac, Nebicard, Nebilox, Nebiscon, Nebivulolo ABC, Nebivulolo Alter, Nebivulolo Aristo, Nebivulolo Aurobindo Italia, Nebivulolo DOC, Nebivulolo EG, Nebivulolo idroclorotiazide Accord, Nebivulolo idroclorotiazide DOC generici, Nebivulolo idroclorotiazide EG, Nebivulolo idroclorotiazide Milan, Nebivulolo idroclorotiazide Sandoz, Nebivulolo idroclorotiazide Teva Italia, Nebivulolo Krk, Nebivulolo Milan Italia, Nebivulolo Pensa, Nebivulolo Sandoz, Nebivulolo San, Nebivulolo Technigen, Nebivulolo Teva Italia, Nebivulolo Zentiva, Nobistar, Nobizide, compresse rivestite, Norbir, compressa rivestita, Norbir, polvere per sospensione, paroxetina Alnus, paroxetina Aurobindo, paroxetina DOC generici, paroxetina EG, paroxetina Exal, paroxetina Milan Generics, paroxetina Pensa, paroxetina Ratiofarm, paroxetina San, paroxetina Zentiva, Plaquenil, Prevzista, compressa, Prevzista, sospensione, Rizolsta, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Ritmo Beta, Serestil, Sereopin, compressa rivestita, Sereopin, sospensione, Seroxat, compressa rivestita, Seroxat, sospensione, Sotalex, Sotalolo Exal, Sotalolo Milan Generics, Sotalolo Teva, Stiliden, Sintuzza, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Almaritm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Almaritm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati sulla sicurezza di flecainide in gravidanza. In conigli di razza White New Zealand, alte dosi di flecainide hanno causato alcune anomalie fetali, ma questi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Almaritm influisce moderatamente sulla capacità di guidare e usare macchinari. La capacità di guidare, di utilizzare macchinari o lavorare non in sicurezza può essere influenzata dall'insorgenza di reazioni avverse come capogiri e disturbi visivi. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati di seguito per classe sistemica organica e frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune, e 1/10, comune, e 1/100 e 1/10, non comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio con flecainide è un'emergenza medica potenzialmente pericolosa per la vita. L'aumento di sensibilità al farmaco e concentrazioni plasmatiche superiori ai livelli terapeutici possono derivare anche da interazioni farmacologiche, vedere paragrafo 4, 5.
Indagini su animali suggeriscono che a seguito di sovradosaggio potrebbero verificarsi i seguenti eventi. Prolungamento dell'intervallo PR, aumento della durata del QRS, dell'intervallo QT e dell'ampiezza dell'onda T, riduzione nel ritmo e nella contrattilità del miocardio, disturbi della conduzione, ipotensione ed eccesso per insufficienza respiratoria o dasistolia. Nessun antidoto specifico è noto. Non sono noti metodi per rimuovere rapidamente la flecainide dall'organismo. Nella dialisi, nell'emoperfusione sono efficaci. Il trattamento deve essere, pertanto, di supporto e può includere la rimozione del farmaco non assorbito dal tratto gastrointestinale. Il bicarbonato di sodio endovenoso all'8,4% riduce l'attività della flecainide. Ulteriori misure possono includere agenti inotropi o stimolanti cardiaci quali dopamina, dobutamina o isoproterenolo, così come la ventilazione meccanica e l'assistenza circolatoria, ad esempio dilatazione con palloncino. Dovrebbe essere preso in considerazione l'inserimento temporaneo di un pacemaker transvenoso in caso di blocco di conduzione. A causa della lunga emivita plasmatica della flecainide di circa 20H, può essere necessario proseguire queste misure di supporto per un periodo di tempo prolungato. La diuresi forzata con l'acidificazione delle urine teoricamente favorisce l'escrezione urinaria di flecainide. L'infusione endovenosa di un'emulsione grassa e l'ECMO possono essere presi in considerazione caso per caso. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiaritmici di classe I, codice ATC. C01BC04. Meccanismo d'azione. I risultati delle molteplici indagini qualificano la flecainide acetato come un potente farmaco antiaritmico della classe 1C di Vaughan-Williams. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito di somministrazione orale la biodisponibilità è pressoché completa, oltre il 90% della dose, e indipendente dal cibo. Distribuzione. La flecainide si lega alle proteine plasmatiche per dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. Nel topo, ratto, cane, dosi singole diverse del farmaco fino a 500 mg/kg, somministrate per via orale, endovenosa ed intraperitoneale, indussero atassia, dispnea e convulsioni. In tutte le elenco degli eccipienti, ogni compressa contiene amido di mais gelatinizzato, cellulosa microcristallina, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato, cross caramellosio sodico. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Almaritm, compressa a base di flecainide acetato sono flecainide Aurobindo, flecainide DOC, flecainide Sandoz, flecainide Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.